Ciao, come abbiamo fatto per le altre lezioni, anche per questa che riguarda la creazione di una cassetta postale condivisa, vediamo innanzitutto le diapositive e come al solito cominciamo dall'inglese. Quindi apriamo le diapositive in inglese, ambiente di amministrazione, impostazioni, creazione di cassette postali condivise. Quindi Office 365 ci dà la possibilità di creare delle cassette postali condivise tra più utenti che gli utenti poi potranno utilizzare in vari modi e con poteri diversi, come vedremo sia da subito qui nelle diapositive, sia in modo più esauriente nella lezione interattiva. Quindi la prima cosa da fare è quella della creazione della cassetta postale condivisa, quindi nel nostro pannello comandi di amministrazione Office 365 clicchiamo qui su cassette postali condivise e su aggiungi una cassetta postale condivisa. Ci si apre questa finestra dove andiamo a scegliere un nome per la nostra cassetta postale, in questo caso ho scritto Chianti Wine Marketing, quindi un gruppo per commercializzare il vino Chianti, e qui andiamo a scegliere lo username che sta prima della chiocciola, Chianti Wine Marketing, chiocciola, e poi c'è il mio account Office 365, ovviamente è il dominio che Office 365 mette in automatico. Io ne ho uno solo, altrimenti da questa tendina ne potresti scegliere altri se nel tuo account disponi di più domini. E una volta creata la cassetta postale andiamo avanti e qui vediamo che la cassetta postale Chianti Wine Marketing è stata creata, la troviamo nell'elenco delle cassette postali condivise, adesso ce n'è soltanto una, e qui quindi possiamo andare cliccando due volte sul nome della cassetta postale, andare ad aggiungere i membri. Quindi cliccando due volte sul nome della cassetta postale ci si apre questa finestra e qui andiamo a scegliere i membri dell'organizzazione. Quindi possiamo anche digitare soltanto le iniziali, ci compare il nome della persona che stiamo cercando, e quindi cliccando su aggiungi, ora c'è soltanto un utente che io ho aggiunto, andiamo ad aggiungere questo utente all'interno della cassetta postale. Ovviamente ne potremo aggiungere tanti altri perché la funzione delle cassette postali condivise è quella appunto di interagire tra più persone a livello di messaggistica email. Dopodiché andiamo a settare la nostra cassetta postale condivisa, perché non è una semplice cassetta postale che possono gestire più utenti, ma questa cassetta postale, all'interno di questa cassetta postale, gli utenti possono fare cose diverse a seconda dei ruoli che sono stati loro attribuiti dall'amministratore, da chi ha creato questa cassetta postale o dall'amministratore dell'account Office 365. Quindi facendo doppio clic sul nome della cassetta postale ci si apre anche la possibilità di andare a impostare tutte le caratteristiche della nostra cassetta postale, che sono essenzialmente tre. Cioè andare a dire se una determinata persona, ora abbiamo aperto la cassetta postale su un determinato nome, quello che abbiamo inserito prima, Riccardo Dominici, la potremmo aprire su un altro utente e dobbiamo andare a dire cosa può fare Riccardo Dominici all'interno di questa cassetta postale. Se deve avere un accesso completo sia di lettura che di gestione, in questo caso ovviamente può fare tutto, ma non può inviare la mail a nome della cassetta postale facendo comparire anche il proprio nome se non ha anche i permessi di invia come e invia per conto di, e poi comunque lui ha accesso completo di lettura e gestione alla cassetta postale. Poi abbiamo la funzione di invia come, nel senso che io senza che compaia il mio nome, se faccio parte della cassetta postale, potrò inviare la mail a nome della cassetta postale Chianti Wine Marketing. Oppure infine abbiamo la funzione e i poteri di invia per conto di, nel senso che io, e in questo caso comparirà il mio nome, invierò una mail a nome della cassetta postale, per esempio del dipartimento marketing o del dipartimento acquisti della nostra azienda, però appunto compare il mio nome, cosa che invece non compare se ho i poteri di inviare per conto di, senza di inviare a nome di. Quindi diciamo che abbiamo visto tutto in inglese, andiamo a vederlo rapidamente nelle altre lingue, l'italiano.
le impostazioni di Office, la gestione delle cassette postali. Ovviamente è sempre possibile raggiungere anche qui, relativamente a questo argomento, creazione di una cassetta postale condivisa, il Microsoft Support, sempre nella tua lingua a seconda delle diapositive su cui ti trovi. Quindi la creazione della cassetta postale, cassette postali condivise, aggiungi la cassetta, nome della cassetta e username. Poi andiamo ad aggiungere i membri, clicco 2 volte su questa cassetta postale che ho creato, procedimento penale Mario Rossi, e vado a inserire i membri, li aggiungo, e dopo aver aggiunto i membri vado a cliccare su un determinato membro e per vedere cosa può fare all'interno della cassetta postale. L'accesso completo in lettura e gestione, invia come, quindi invia la mail a nome della cassetta postale dove però non compare, caso in cui però non compare il suo nome, e invia per conto di, quindi compare il nome di chi invia la mail ma si invia appunto per conto di questa cassetta postale, procedimento penale Mario Rossi. Andiamo al francese, ambiente di amministrazione, impostazioni e creazione della cassetta postale. Anche qui si può raggiungere l'ambiente del Microsoft Support in francese in questo caso. Creazione della cassetta postale, quindi qui cassette postali condivise, aggiungi una cassetta postale, viene creata la cassetta postale, Chantier de Construction Bordeaux, quindi questa per amministrare un cantiere di costruzioni, quindi per interagire rapidamente con chi lavora a questo progetto. Dopodiché andiamo ad aggiungere i membri alla cassetta postale, facciamo doppio clic sulla cassetta postale, ci si apre la possibilità di aggiungere i membri che ne dovranno fare parte, e infine andiamo alla configurazione delle impostazioni. Con un doppio clic andiamo a dire cosa può fare quel membro sulla cassetta postale: l'accesso completo in lettura e gestione, oppure potrà inviare a nome della cassetta postale senza che compaia il suo nome, oppure ancora potrà inviare per conto della cassetta postale, caso in cui invece comparirà il suo nome ma invierà per conto di questa cassetta postale, per esempio in questo caso sul cantiere di costruzioni a Bordeaux. Andiamo al tedesco, l'ambiente di amministrazione, impostazioni, cassetta postale. Da qui raggiungiamo il Microsoft Support in tedesco su questo argomento, la creazione della cassetta postale, cassette postali, creazione, creiamo questa cassetta postale per costruire il sistema qualità ISO 9001 in questa azienda, andiamo avanti e quindi creeremo la cassetta postale, dopodiché andiamo ad aggiungere i membri, la cassetta postale si è creata, ci clicco 2 volte e mi si apre la possibilità di aggiungere tutti i membri che voglio all'interno di questa cassetta postale. Aggiungo i membri cliccando qui e poi vado a impostare i poteri dei membri, quindi clicco sulla cassetta postale, scelgo il membro e poi vado a dire se questo membro deve avere tutti i poteri su questa cassetta postale di lettura e gestione, se deve poter inviare solo per conto della cassetta postale senza che compaia il suo nome nel momento in cui va a inviare la mail. Ovviamente questo soggetto avrà un'identità all'interno dell'account Office 365 perché sarà un utente o un ospite, e poi l'invio per conto di, nel caso in cui comparirà il nome di chi invia la mail, ma la mail sarà sempre comunque inviata per conto della cassetta postale del marketing o di un altro reparto aziendale. Andiamo a vederlo in spagnolo: amministrazione, configurazione e creazione di cassette postali. Quindi qui andiamo al Microsoft Support in spagnolo su questo argomento, creazione della cassetta postale, cassette postali, creazione, scelgo il nome della cassetta postale, vado ad impostare anche lo username della cassetta postale, creo la cassetta postale e successivamente, cliccando sul nome della cassetta postale che è stata creata, vado a inserire i membri che voglio che facciano parte di questa cassetta postale. Successivamente vado a impostare i poteri dei membri all'interno della cassetta postale, quindi seleziono la cassetta postale, seleziono un membro e dirò se questo membro deve avere accesso completo alla cassetta postale
in lettura e gestione, se deve solo poter inviare per conto della cassetta postale senza che compaia il suo nome, o se ancora possa inviare per conto della cassetta postale, a nome della cassetta postale, caso in cui comparirà il suo nome, ma l'invio dell'email avverrà a nome della cassetta postale, appunto in questo caso il nome che abbiamo dato in spagnolo. Andiamo al portoghese, infine, l'ambiente di gestione, configurazione, andiamo a gestione delle cassette postali, creazione delle cassette postali. Questo è il link al Microsoft Support in portoghese su questo argomento, creazione della casella, qui la voce cassette postali, sotto il menu utenti e gruppi, aggiungi una cassetta postale, vado ad aggiungere il nome di questa cassetta postale, in questo caso riguarderà un corso di samba per bambini, e vado a creare la cassetta postale. Vado a aggiungere tutti i membri che voglio all'interno della cassetta postale ed infine andrò a impostare i permessi dei membri della cassetta postale. Quindi clicco sul nome della cassetta postale che si è creato, vado a scegliere il membro di cui voglio impostare i poteri e gli potrò dare accesso totale in lettura e gestione, invia come, cioè invia per conto della cassetta postale ma senza che compaia il nome di chi invia la mail, oppure ancora invia per conto di, nel senso che invio per conto della cassetta postale ma compare il mio nome, compare il nome dell'utente, del membro ospite di Office 365 che sta inviando questa email. Quindi anche in questo caso abbiamo fatto una panoramica su questo argomento e nella prossima lezione faremo tutti i passaggi per arrivare a creare la nostra cassetta postale condivisa nell'ambiente Office 365. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!